io penso che una delle parti fondamentali del mio lavoro, o di chi fa il mio lavoro, e che secondo me è troppo sottovalutata, è il saper osservare gli animali, che può sembrare la cosa più banale del mondo perché può sembrare una semplice perdita di tempo, però la domanda era: come capisci se un animale è stressato o se un animale non sta bene? Osservandolo, ma osservandolo attentamente in profondità. E qui io arrivo a dire che è quasi come una madre quando sa già che il figlio ha 2 linee di febbre senza nemmeno averle misurate. Cioè ci sono delle sensazioni che non puoi nemmeno, è difficile da spiegarle, però è qualcosa che te lo senti dentro. Ovviamente se hai la curiosità e la capacità di saperli osservare, perché loro comunicano in modi diversi da noi, ma comunicano. Sono segnali, come tutta la natura comunica con dei segnali, che dipende poi da quanta sensibilità hai nel saperli cogliere. Io ho questa fortuna di viverli per una parte dell'anno non in stalla, ma in piena natura. Poi, per come è concepito il nostro alpeggio, loro sono veramente liberi, quindi è uno stato brado al 100%, senza fili, senza costrizioni varie, con pro e contro, però loro si fondono interamente nell'ambiente, e se tu impari ad osservare come si muovono, come agiscono, come reagiscono, impari tantissime cose. Bisogna avere questa voglia di saperli osservare. Quindi sì, banalmente io li capisco forse più osservandoli che con tanti altri segnali più evidenti. Cioè, logico, se un animale è ferito, la ferita si vede, però tante volte, specialmente poi quando operiamo in certi ambienti, chiamiamoli più selvaggi, la differenza la fanno veramente queste sfumature qui, saper percepire prima che il problema sia evidente, perché quando probabilmente il problema è evidente è già quasi troppo tardi perché magari essendo in un posto lontano ci arrivi solo a piedi, magari il veterinario non può agire tempestivamente. Ora lasciamo perdere gli eventi traumatici, perché su quelli non abbiamo diritto, però su un vitellino che può non sentirsi bene, che può avere un principio di influenza che poi magari va a degradare, quindi peggiorare, non so, una semplice zoppia che può peggiorare e far diventare l'animale una facile preda per un predatore. Ecco, su queste cose qui, se hai un minimo di sensibilità di occhio, ci arrivi molto prima di quando sia estremamente evidente. Allora, io adesso voglio dire una cosa che non è scientificamente provata, ma io ci credo, quindi diciamo è fede. Secondo me il benessere animale, poi bisognerebbe capire un attimo cosa intendiamo per benessere animale, influisce sulla qualità del latte. E lo dico con la convinzione di anni di tra virgolette esperienza di mestiere. Perché io mi sono reso conto di questo, che se noi facciamo un'analisi organolettica del latte, il nostro latte può essere simile a moltissimi altri latti, meglio, peggio, simile. Però l'equilibrio che si crea tra l'allevatore, l'ambiente e l'animale stesso ti va a portare una caratteristica sul latte e poi sul prodotto che vai a creare che scientificamente non è dimostrabile, ma che secondo me esiste. E ripeto, lo dico dopo anni che faccio questo mestiere. Io per esempio, per quanto riguarda la nostra realtà, ho questa concezione qui. Noi, per chi ci conosce, abbiamo dei formaggi molto dolci, molto delicati, molto rotondi, cioè non spigolosi come gusti. Il nostro modo di allevare è un modo estremamente dolce. Il modo che hanno di comportarsi i nostri animali è un modo estremamente dolce. Quindi noi ci comportiamo in un modo, loro si comportano in un modo, e guarda caso il prodotto finito viene fuori in questo modo qui. Oppure facciamo l'alpeggio come lo fanno tantissimi altri, l'alimentazione è simile a quelli che fanno tantissimi altri, e io sono convinto che banalmente non mi preoccupa mai dare la ricetta del mio formaggio a qualcun altro, perché comunque la sensibilità, l'equilibrio che si crea nella nostra stalla è qualcosa di unico che appartiene solo a noi, che non vuol dire che sia meglio o peggio di altri, però è qualcosa che caratterizza soltanto noi, come nelle altre aziende caratterizzerà soltanto loro.